Corchiano è un paese situato nell'Agro Falisco, a circa 50 km da Roma. È un importante sito archeologico riconosciuto a livello internazionale. La fondazione, che ha come scopi quello di lanciare e promuovere la ricerca, lo studio, l'ambiente di Corchiano, nell'ambito delle sue ricerche archeologiche ha ritrovato un'importante epigrafe romana del II secolo a.C. L'epigrafe così dice: Caius Ignatius Servi fili prata faciunda coeravit. Caio Ignazio, figlio di Servio, curò la realizzazione dei prata. Ci troviamo davanti a un'eccezionale testimonianza epigrafica del II secolo a.C., vale a dire il tardo periodo repubblicano, in latino, lasciata da Caio Ignazio, probabilmente un magistrato appartenente a una delle più importanti famiglie di possidenti. L'iscrizione si trovava lungo una delle pareti del fosso di Fustignano, fosso che appunto era stato regolarizzato con opere di bonifica e di terrazzamento per drenare da un lato e creare dei bacini di raccolta delle acque dall'altro e ottimizzare così gli spazi e la rendita dei terreni. L'eccezionalità di questa testimonianza risiede nel fatto che ad oggi risulta l'unico esempio di prata e di tutti i suoi dispositivi architettonici a cui sia possibile attribuire l'autore. Per quando si dice prata non sono solo le dighe, i grossi sbarramenti, quella diciamo che è l'opera quella più visibile, ma in realtà è un complesso sistema di regolarizzazione del territorio, razionalizzazione, che procede per tagli delle pareti tufacee, terrazzamenti in terra, creazioni di dighe e canali da cui le acque qui raccolte venivano distribuite. In tutto il territorio a nord di Roma, ma anche a sud di Roma, l'uso del cunicolo è anche precedente la romanizzazione. Ed ecco, di qua le acque continuavano il loro percorso fino alla prossima diga. E qui siamo in presenza di uno dei più grossi sbarramenti superstiti del fosso di Fustignano. Si tratta di un muro in opera quadrata con uno spessore che raggiunge i 7 metri, conservato al momento per 5 filari, che doveva servire alla creazione delle dighe, quindi degli invasi d'acqua, e sempre sulla parete meridionale l'acqua in eccesso doveva essere portata via da canali a sezione quadrangolare simili a quello che vediamo in fondo. Proprio di fronte alla diga, alla grande diga, si apre questa particolare piazzola in cui ritroviamo sia elementi legati alla sfera funeraria, l'ambiente rupestre, la nicchia, i loculi, gli incassi per iscrizioni, che tracce di uso come cava. E in quell'angolo si vedono due blocchi ancora non del tutto cavati e dal negativo di questo grande taglio sono stati presi i blocchi usati per la costruzione della diga, che dista poco meno di 50 metri. Ed eccoci giunti alla fine di questo nostro percorso. Qui, con questo altro grande sbarramento in opera quadrata, veniva creata l'ultima diga da cui partiva l'ultimissimo tratto dei Prata. Tutti questi monumenti che abbiamo visto rischiano di scomparire ed è solo grazie al vostro contributo che potremo iniziare un'opera di recupero, conservazione e valorizzazione di ogni singolo monumento. Il vostro aiuto ci permetterà di studiare quest'area così da renderla fruibile a un pubblico più vasto.